Salve a tutti ragazzi, io sono Brex e vi do il benvenuto a questo nuovo video. In questo video andrò a parlarvi di quelle che sono le novità finora rese pubbliche su Mass Effect Andromeda. Piccola premessa prima di cominciare, in descrizione troverete i link a tutte le notizie che verranno dette in questo video, quindi basterà andare in descrizione e cliccare sui link corrispondenti. Vi chiedo scusa per i cali di frame rate durante questo gameplay, purtroppo è colpa del programma di registrazione. Bene, detto questo, cominciamo. Senza ombra di dubbio Mass Effect Andromeda è uno dei giochi più attesi di quest'anno. Poche sono le informazioni rilasciate che contribuiscono al sempre crescente senso di mistero e voglia di scoprire le novità del nuovo capitolo che, ovviamente, porta a delle domande. Prima fra tutte di queste domande è se il finale di Mass Effect 3 in qualche modo andrà a influire la trama dell'Andromeda. Che se ci ricordiamo le scelte che abbiamo fatto durante il gioco, Mass Effect 3, quel finale, e la distruzione dei portali, abbiamo distrutto i razziatori, poi c'è stato, o se no abbiamo fatto il controllo o la sintesi, insomma, il finale di Mass Effect 3 andrà in qualche modo a influenzare la trama di Mass Effect Andromeda? La risposta è no. Andromeda è ambientato circa 200 anni dopo il terzo capitolo della serie. Dalla Via Lattea ci siamo spostati alla galassia di Andromeda ed è un gioco nuovo, quindi storia, personaggi, ambientazioni, è tutto nuovo, tutto diverso, una storia originale che nulla avrà a che fare con la trilogia canonica, anche se BioWare promette tantissimi riferimenti ai fan. Tuttavia la trilogia col nostro beneamato Shepard si è conclusa con il 3. Questo risponde anche a una domanda se sarà necessario dover importare un menu di salvataggi. Anche in questo caso la risposta è no, essendo due giochi diversi fra loro. Infatti BioWare dichiara che il prossimo Mass Effect è perfetto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla serie. Questa frase lascia un po' di timore. L'essere un gioco perfetto per chi vuole avvicinarsi alla saga per la prima volta, che sia un'orribile manovra di marketing per accaparrarsi quella fetta di pubblico casuale uccidendo così lo spirito del gioco? Lo scopriremo solo mettendoci le mani sopra, anche se BioWare ha fatto un'ottima cosa, differenziando la trilogia canonica, cioè quella con Shepard, dal nuovo capitolo Andromeda. Nel caso in cui l'Andromeda appunto sia facciamo le corna, sia una ciofeca, noi avremo comunque la trilogia di Shepard a cui aggrapparci. Nemico neutralizzato! È il momento di ricaricare. Un rumors sempre più frequente, tanto da dilagare in brevissimo tempo in rete, è che il nuovo capitolo sarà il seguito spirituale del primo Mass Effect. Spirituale significa, cioè questa notizia si riferiva principalmente all'esplorazione dei pianeti, in cui nel primo capitolo erano davvero tanti. Anche se era un po' complicato capire quali erano i pianeti esplorabili, dovevi passarci sopra uno per uno e vedere se compariva il comando su cui potevi scendere e andare così a esplorare il pianeta. Nel secondo Mass Effect non ce n'era quasi nessuno, ne erano veramente pochissimi, e nel terzo capitolo effettivamente non c'erano pianeti esplorabili. Questo lascia intendere che finalmente Mass Effect tornerà ad avere centinaia di missioni secondarie, cui si spera avranno anche delle ripercussioni sulla trama principale. Sempre sull'esplorazione dei pianeti, BioWare dice che torneremo a utilizzare i veicoli di terra, come già mostrato nel trailer, ma non saranno previste sequenze di combattimento a bordo di tali mezzi, il perché non si sa. Comunque una notizia bomba invece riguarda il sistema di moralità che nel nuovo titolo sarà diverso dalla trilogia di Shepard. Finora avevamo un metro di misura su cui basarci, ovvero il Paragon e il Renegade. Dal nuovo capitolo il sistema di moralità sarà impostato per dare di meno al giocatore la sensazione che una decisione sia giusta o sbagliata. Questo per dare maggiormente il senso al giocatore di poter compiere libere scelte. Di per sé la spiegazione non ha molto senso e BioWare non si è sbilanciata più di tanto nel fornire ulteriori spiegazioni o chiarimenti. Possiamo quindi basarci solo sulle supposizioni. Che una scelta si riveli giusta o sbagliata solo dopo averla presa osservando come questa si ripercuote sulla trama senza essere legati dal simbolino rosso e blu? Vedremo. Lavoro eccezionale. Per Tessia! Il nemico si sta
Parlando invece dei protagonisti di Andromeda, nel trailer ufficiale, che tra parentesi sembra il trailer di Borderlands 3, appare un personaggio con la corazza N7. Pare che quello non sia il protagonista del gioco. Pare invece che quel personaggio che abbiamo visto nel trailer sia il padre del vero protagonista, che come nei precedenti capitoli potrà essere maschio o femmina e potrà essere personalizzato tramite l'editor. Cosa particolare? Sembra che il protagonista maschile e femminile siano fratello e sorella, e indipendentemente dal sesso che sceglieremo, l'altro personaggio continuerà a esistere all'interno dell'universo di Andromeda, al contrario della trilogia canonica in cui poteva esistere un solo Shepard alla volta. Se poi i due fratelli si incontreranno o meno all'interno del gioco, questo non lo sappiamo. Grazie a un successivo trailer ufficiale è stato reso pubblico il volto della protagonista femminile, accompagnato da un tweet in cui viene reso pubblico il cognome del protagonista, ovvero Ryder. Personalmente non mi trovo molto d'accordo con questa scelta. Capisco che Shepard sia un cognome molto comune in America, però è un cognome comune che poi è diventato iconico. Ryder, per assonanza, assomiglia a dei nomi tremendamente sfruttati in un campo videoludico. Raiders, Raiden, Raven. Vabbè, esattamente come nella prima trilogia, il nome comunque possiamo modificarlo e mettere il nome che preferiamo. BioWare dichiara che il personaggio sarà fresco e unico. Raider non sarà un personaggio che andrà a sostituire Shepard, né un personaggio che vivrà nella sua ombra, ma sarà un personaggio che uscirà dall'ombra del celebre eroe grazie a diversi fattori. Raider infatti avrà la sua psicologia e un suo carattere ben delineati e differenti da quelli di Shepard, specialmente perché nel primo Mass Effect Shepard era già un Marine, poi diventa uno spettro e infine una leggenda. Il protagonista dell'Andromeda invece sarà un semplice coloniale privo di esperienza militare e saremo testimoni del mutamento psicologico del protagonista durante il gioco, diventando così un soldato. BioWare ci promette che Shepard e Ryder sono due personaggi ben distinti fra loro. Piccola curiosità, in un trailer il nome Tempest è stampato sulla fiancata della nave, cui si pensa sia quella che useremo nel gioco per spostarci tra le varie galassie. E il design esterno, che anche se modernizzato, ricorda la Normandy. Per quanto riguarda invece la trama del gioco, la casa produttrice è stata decisamente sintetica. Pare che Andromeda parlerà di colonialismo, che vedrà l'umanità alle prese con la sopravvivenza in un ambiente ostile. Punto. D'altra parte invece sono state riconfermate le romance, quindi sarà quindi possibile avere nuovamente rapporti interpersonali con altri personaggi del gioco. In passato era una voce, poi è diventata una conferma sul fatto che Shepard non sarebbe stato il protagonista di Andromeda e che non sarebbe stato nemmeno menzionato. Ma una domanda sollevata da numerosi fan in seguito alla dichiarazione di BioWare sui numerosi riferimenti che appunto Andromeda avrebbe avuto sulla vecchia trilogia è se i personaggi che vivono per migliaia di anni come Liara ad esempio compariranno. La risposta anche in questo caso è no. Anche se avremo nuovamente i Krogan, le Asari e le altre specie, non comparirà nessuno dei vecchi personaggi. Purtroppo non è tutto rosa e fiori per questa software house, perché molti personaggi di punta presenti fin dal primo Mass Effect all'interno proprio dello staff se ne sono andati. Cameron Harris, senior editor di Mass Effect Andromeda, ha dichiarato di essere in procinto di lasciare la compagnia. Poco dopo questo annuncio infatti se n'è andato. Chris Sclerf e Chris Wine, che sono i direttori dello sviluppo, tra cui Wine è anche il leader del reparto scrittori, era per meglio dire, e se n'è andato. Greg Zeskuk, scusate non so se si pronuncia così, comunque era il cofondatore di BioWare, anche lui se n'è andato. Se ne sono andati in diversi e come lead writers, cioè come leader degli scrittori,
è passato in testa Mac Walters. Mac Walters è colpevole di aver commesso crimini con il Mass Effect, il progetto Lazarus e il clone di Shepard. Ricordiamo inoltre che quest'ultimo spoilera violentemente la DLC della cittadella di Mass Effect 3. A mio parere personale, Mac Walters come scrittore e sceneggiatore non arriva nemmeno lontanamente al livello di Drew Karpyshyn. Tuttavia c'è stata una new entry nello staff di BioWare, ovvero Tal Peleg, ex membro di Naughty Dog. Non voglio puntare il dito, ma che ci sia qualche relazione tra un ex Naughty Dog e un trailer recentissimo in cui viene mostrata una sequenza platform? Apro una parentesi. Nello stesso trailer viene mostrata l'estrazione dei minerali che ricorda No Man's Sky. Per la Dea. Studiata! BioWare ci rassicura che il lavoro che stanno facendo è per creare un gioco gigante e finora sono molto soddisfatti del lavoro svolto. C'è da vedere se lo saremo anche noi come consumatori. Parlando invece di cose più allegre, Andromeda uscirà accompagnato da ben 4 romanzi. Alcuni fungeranno da prequel, altri da sequel e da ponte per il gioco successivo. Perché sì, stanno già pensando a come proseguire la trama. In passato BioWare ha fatto un passo falso, ha introdotto ben 3 personaggi e BioWare pretendeva che tu avessi letto i romanzi prima di giocare a Mass Effect 3. Il brutto è che Kali Sanders, Paul Grayson e Kay Lang non assomiglino minimamente ai personaggi descritti nei libri. Speriamo che abbiano un po' più di considerazione con i nuovi romanzi. E speriamo inoltre che non vengano scritti da William Dietz. Se vi ricordate cosa era successo in passato, William Dietz ha scritto il 4º romanzo, bocciando il secondo e il terzo scritti da Drew Karpyshyn. L'ultimo rimasto! Così! Il nemico si sta riorganizzando. Tornando invece a parlare del gioco, è previsto il multiplayer online e questa volta non andrà a influenzare la campagna in single player. Il che secondo me è un errore, dato che era una gran figata, nonché una cosa innovativa, ottenere risorse di guerra giocando online. E non era una cosa obbligatoria, perché completando gli obiettivi di Mass Effect 3 potevi ottenere ugualmente le risorse di guerra, ma a quanto pare questa cosa del aumentare la percentuale giocando online, insomma, ha fatto puzzare il pesce sotto il naso di tanta gente e quindi il nuovo multiplayer sarà esterno dalla campagna in singolo. Al di là delle cose su cui possiamo essere più o meno d'accordo, Irene Flynn, manager generale di BioWare, ci promette che Mass Effect non perderà lo smalto e sarà sempre fedele allo spirito del gioco. Questa dichiarazione è stata fatta paragonando Andromeda con Dragon Age Inquisition, che nonostante il successone enorme, Flynn voleva rassicurare i fan che Andromeda non sarà un gioco di poco conto tanto da scomparire all'ombra di Dragon Age. Tu ti perdi! L'uscita prevista per Andromeda è per la primavera del 2017, intorno a marzo-aprile, sperando che il gioco non indossi il jetpack saltando direttamente a una data più lontana. Nemico! Mentre chi è interessato ai remastered, BioWare ha dichiarato che non ci sarà alcun remastered per la trilogia di Shepard, mi dispiace ragazzi. Sui fuoritrama invece, Shepard che respira, è vivo e morto, che fine hanno fatto tutti quanti? Quel pianeta su cui si schianta la Normandy, che tu dubbi, no? Chi sono poi quel bambino e quell'uomo che parlano dopo i titoli di coda in quel pianeta a 2 lune? Insomma, tanti fuoritrama che ancora noi non abbiamo risposta. BioWare è stata molto vaga, cioè non è stata chiara nel dire se noi otterremo
prima o poi una risposta su queste cose che non sono molto chiare, perché adesso si stanno concentrando appunto sul Mass Effect Andromeda, dato che comunque siamo abbastanza vicini all'uscita, ma sembra che non siano interessati a dare una risposta ai fuori trama nemmeno dopo che sia uscito l'Andromeda. Quindi ragazzi, purtroppo al momento le informazioni su questo, cioè, al momento le informazioni sono queste. Per la Dea! Scudi a terra! Mentre una news dell'ultimo minuto, tornando a parlare di Andromeda, al momento sono solo dei rumors, poi vedremo con gli aggiornamenti più avanti quale di queste notizie sarà vera, riconfermata, diciamo. Allora, tutti i compagni hanno un jetpack col quale possono entrare in gioco nell'esplorazione. Fin qui mi sembrava una cosa piuttosto ovvia, perché il nostro team classico sarà di 3 personaggi. Se noi abbiamo il jetpack e dobbiamo saltare per raggiungere un'altura, gli altri cosa fanno? E quindi anche gli altri avranno il jetpack. L'Omnitool, questa è una cosa interessante. L'Omnitool avrà più funzionalità, tra cui uno scudo. Giocatori e nemici possono distruggere le coperture, quindi le coperture le potremo distruggere, quindi sarà anche molto più difficile il gioco, a quanto pare. Avremo la possibilità di personalizzare il Mako. Questa è una notizia abbastanza simpatica, devo dire. Sono curioso di vedere quali saranno le possibilità di personalizzazione del Mako. Contrariamente alla trilogia canonica di Shepard, in cui quando non veniva chiamato per nome, o meglio per cognome, veniva chiamato comandante, qua il modo in cui ci si rivolge al personaggio principale è l'esploratore o esploratore. Ci sarà poi, anche questa notizia, sperando che venga riconfermata, una notizia veramente interessante, ci sarà un nuovo modo di viaggiare con la nave che sostituisce la mappa galattica. Infatti saremo noi a pilotare la nave, proprio la Tempest. Piloteremo questa nave e la sposteremo liberamente nella galassia. Ricevuto! Procediamo! Nemici! Per il momento, ragazzi, le novità sono queste. Sperando che non sia una ciofeca, dovrebbe uscirne un gran giocone. Però, come dicevo prima, male che vada, possiamo sempre aggrapparci alla trilogia con Shepard. Come avevo appunto detto prima, hanno fatto molto bene a separare le due trilogie, cioè quella con Shepard è una cosa, Andromeda è una cosa completamente diversa. Quindi ancora non è uscito, non voglio essere pessimista, ma nel caso peggiore fosse un gioco che non vale la pena, almeno non va a intaccare la trilogia con Shepard e tutti i ricordi che abbiamo con quella trilogia. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è sembrato interessante, se vi ha aggiornato, se vi ho detto delle cose che ancora non sapevate, insomma, se avete trovato questo video interessante, lasciatemi un like anche alla pagina di Facebook. Fate un salto alla pagina di Mass Effect Andromeda, col quale sto collaborando. Iscrivetevi al mio canale per altre novità. Tutti i link se li trovate nella descrizione. E noi ci becchiamo ad un prossimo video.